Ogni volta che partiamo con un progetto ci riferiamo sempre al contesto e al paesaggio che circonda il posto in cui dovremo andare a concepire l'edificio. Siamo nella zona più bella di Jesolo, nel senso che è la zona storica di Jesolo, sulla quale è stato costruito il primo edificio alberghiero, che è il Casabianca, che è quello che si trova al lato dell'edificio in cui siamo adesso, e è l'unico brano verde che è rimasto all'interno della struttura urbanistica di Jesolo. L'unico brano verde e quindi andava preservato. Quindi fondamentalmente l'idea è stata quella di concepire un edificio che valorizzasse il contesto paesaggistico all'interno di quale si trovava. Dal momento in cui il contesto doveva essere preservato, l'impronta dell'edificio attuale doveva essere inserita all'interno appunto del sedime originario della vecchia villa. Per cui l'idea è stata proprio questa, quella di costruire un edificio che non andasse a consumare più suolo di quello esistente. Prima la villa era a 2 piani, adesso invece abbiamo costruito un edificio articolato su 3 edifici in pianta, 2 dei quali collegati e un terzo invece staccato, perché l'intento era quello di valorizzare il cannocchiale ottico che dalla città si spinge verso il mare. Difatti l'abbinamento di 2 edifici, tra virgolette gemelli, consentiva di avere una permeabilità dello spazio, lo spazio che dalla città appunto procedeva verso la spiaggia e il mare. All'interno dei 2 fabbricati sono presenti 22 appartamenti molto grandi, partendo dagli 80 metri quadri vanno fino ai 120 metri quadrati, proprio perché lo standard che si voleva dare era uno standard molto alto. L'appartamento in cui ci troviamo è suddiviso in 2 piani e ha un soggiorno cucina in open space, è previsto appunto un piccolo bagno e uno sgabuzzino all'ingresso, mentre tramite una scala rettilinea si sale al piano superiore e si incontrano 3 camere da letto e 2 bagni. Il bagno, uno di quali è inserito all'interno della stanza da letto, di modo da configurarsi come una piccola suite privata, mentre l'altro bagno è a disposizione delle camere dei figli piuttosto che degli ospiti. Tutta la parte dell'interior l'abbiamo curata noi e sono stati scelti tutti elementi di design, tra cui il tavolo della Knoll, le sedie della Knoll. La cucina è stata tutta disegnata dal nostro studio, così come le camere da letto e gli arredi interni. I pavimenti sono stati volutamente concepiti in ceramica, così come anche le terrazze esterne sono state rivestite di materiale appunto ceramico e i bagni sono stati tutti rivestiti con piastrelle di grande formato e poi il resto delle pareti smaltate di color bianco. Per quanto riguarda l'immagine dell'edificio, abbiamo deciso di usare un materiale un po' particolare, ovvero abbiamo usato il clinker. Il clinker è un materiale durabile nel tempo, non ha bisogno di grandissima manutenzione e questo era un aspetto che piaceva tanto alla committenza, ovvero non dover tinteggiarlo ogni anno. Teniamo conto che siamo al mare, siamo in una condizione microclimatica un po' particolare in quanto durante il periodo invernale gli edifici sono aggrediti da vento, sabbia, sale e quindi il deperimento dell'edificio è piuttosto importante negli anni. Inoltre la sua smaltatura consente appunto una durabilità nel tempo, è una piastrella di grande formato smaltata che crea questa patina luminescente che con la luce del sole brilla e vibra, per cui dà anche un'immagine piacevole dell'edificio, non è un edificio che ha una immagine piuttosto opaca, ma nelle varie ore della giornata è molto brillante.
E lo stesso materiale è stato usato per la costruzione di questi brisoleli importanti, che sono degli elementi scatolari con una sottostruttura interna tutta in alluminio. I sistemi di relazione interni sono stati concepiti come dei vialetti che contornano l'edificio, ma soprattutto che relazionano tutte le parti e tutti gli appartamenti. Difatti gli appartamenti al piano terra sono tutti collegati tramite questi percorsi esterni e il viale principale, che è quello che connette la strada, quindi la città, alla spiaggia, è tutto pavimentato in legno di teak. L'idea vincente, secondo noi, di utilizzare il legno naturale ha prodotto un effetto molto piacevole e gradevole, soprattutto perché questi appunto sistemi di relazione danno una piacevolezza anche estetica oltre che pratica. Questo è stato un lavoro di carattere esecutivo molto importante che però ha scaturito un'immagine unitaria e allo stesso tempo minimalista.